Se tu mi chiedessi quale sia la mia opera preferita, probabilmente ti aspetteresti risposte come Berserk, Hokuto no Ken o che ne so, magari Senseiya? No. Vi assicuro no. La mia opera preferita è una vecchia serie sconosciuta a gran parte di chi è nato negli anni 2000 e un fievole ricordo d'infanzia per noi degli anni 90. Galaxy Express 999. E oggi vi spiegherò perché. Il video di oggi segna anche un traguardo importante nella mia carriera su YouTube. Ricordo che ormai qualche anno fa, al mio primo incontro di persona con Morte Bianca, passammo circa 3 ore a parlare soltanto di quanto fosse profonda quest'opera e di come prima o poi avrei voluto dedicargli il video che meritava. Chi la conosce ricorderà sicuramente quel ragazzino un po' bruttarello, accompagnato da quella splendida ragazza dallo sguardo perennemente triste, che da bambino, non so, riusciva sempre a catturarmi. D'altronde è un'opera parecchio depressiva, I due viaggiano tra pianeti lontanissimi a bordo di questo treno intergalattico dall'inconfondibile aspetto vintage e, puntualmente, ogni volta che Masai chiedeva «Maisha, cos'è quello?», lei rispondeva «Un pianeta molto triste». Piccola citazione alla vecchia enciclopedia. Le musiche dell'anime, il rumore costante delle rotaie, quel perenne fruscio del treno, tutto si fonde in una specie di esperienza ASMR che quasi ti culla mentre guardi questa serie. È qualcosa di incredibilmente rilassante, ve l'assicuro, al punto che da adolescente, e ve lo confesso, in realtà ancora oggi, mi capitava spesso di mettere un episodio di sottofondo la sera, prima di addormentarmi. Chiudevo gli occhi e immaginavo nella mia testa che la stanza fosse uno dei vagoni del Galaxy, come se anch'io stessi viaggiando tra le stelle insieme a Masai e Maisha. Lo so, probabilmente ho qualche rotella che non funziona, ma è una cosa appurata ormai, lo sanno tutti. Ma tutta questa premessa, diciamo una premessa così personale, non serve soltanto a introdurre il video che sta per iniziare. Mi serve soprattutto per farvi capire davvero quanto quest'opera significhi per me. Al di là delle poche visualizzazioni che probabilmente questo video farà, spero davvero che chiunque lo guarderà oggi oppure fra 10-20 anni riesca a percepire almeno una piccola parte dell'amore per la vita che questo capolavoro è riuscito a trasmettermi. E magari, senza lasciarsi frenare dal suo aspetto un po' datato, perché sì, sia l'anime che il manga sono inevitabilmente figli del loro tempo, decida di recuperarlo, regalando a se stesso un'opera che, sono convinto, non lascerà mai più il suo cuore. Quindi benvenuti su Alkill, io sono Donny e oggi finalmente parliamo di Galaxy Express 999. Galaxy Express 999, come abbiamo premesso, viene spesso ricordato come un'opera triste, pessimista, persino deprimente. Ma dopo esserci cresciuto e averlo visto e rivisto per anni, mi sono reso conto che forse ci siamo sempre concentrati sulla superficie. Il punto, infatti, al di là della sua tristezza, è comprendere come mai, attraverso quel dolore, riesca comunque a farci amare la vita come poche altre opere sono state capaci di fare. Difatti è davvero assurdo come un semplice viaggio nello spazio riesca a parlare di noi, delle nostre paure, del tempo che passa, delle persone che perdiamo e di quella corsa continua verso la vita che crediamo ci renderà finalmente felici. Il maestro Leiji Matsumoto ha costruito un viaggio dentro l'animo umano, un viaggio che ci mette davanti a una domanda tanto semplice quanto comune a ogni essere umano. Se tu potessi vivere per sempre, saresti davvero felice? È da questa domanda che nasce Galaxy Express 999 e forse è anche da questa domanda che possiamo iniziare a capire qualcosa di più su noi stessi. Come possiamo sfuggire alla morte? Ogni civiltà ha provato a darle una risposta, c'è chi ha immaginato il paradiso, chi ha cercato l'elisir dell'eterna giovinezza, chi ha affidato il proprio nome alla storia nella speranza di non essere dimenticato. Cambiano le epoche, cambiano le credenze, ma il desiderio resta sempre lo stesso: continuare a esistere. È come se nel profondo l'uomo non avesse mai accettato davvero di essere una creatura destinata a finire. Da questa inquietudine parte Matsumoto, immaginando un futuro in cui quel sogno, almeno in apparenza, è diventato realtà. La scienza ha fatto ciò che la natura non è mai riuscita a concedere. Chi possiede abbastanza denaro può liberarsi del proprio corpo e sostituirlo con uno meccanico capace di resistere al tempo e di avvicinarsi all'immortalità.
È un'idea che raccontata così sembra quasi il punto di arrivo della storia umana. Dopotutto, se la morte è sempre stata il nostro più grande nemico, sconfiggerla dovrebbe rappresentare la nostra vittoria più grande. Eppure Matsumoto non costruisce questo mondo per celebrare il progresso, ma per metterlo sotto processo. Non gli interessa capire se una cosa del genere sia possibile, bensì ricerca qualcosa di molto più profondo. Vuole scoprire che cosa accadrebbe all'uomo se gli venisse tolto l'unico limite che ha sempre definito la sua esistenza. Ci chiede indirettamente, episodio dopo episodio, quando smettiamo di morire, continuiamo davvero a vivere? Un concetto primordiale nella natura dell'uomo. La storia si apre nell'anno 2021, in un futuro in cui il progresso tecnologico ha raggiunto livelli straordinari. L'intera galassia è collegata da una gigantesca rete ferroviaria spaziale percorsa ogni giorno da treni capaci di viaggiare tra pianeti e sistemi stellari come fossero normali linee ferroviarie. Al centro di questa civiltà sorge Megalopolis, una città immensa e all'avanguardia, dove ogni aspetto della vita è regolato dalla tecnologia. Persino il clima viene mantenuto costantemente perfetto. Qui vive l'elite della società, composta da persone che hanno abbandonato il proprio corpo biologico per sostituirlo con uno meccanico. Grazie alla possibilità di rimpiazzare continuamente i componenti danneggiati, questi individui possono raggiungere un'aspettativa di vita che sfiora i 2000 anni. Ai margini di questo lusso, però, esiste una realtà completamente diversa. Chi non dispone del denaro necessario per acquistare un corpo meccanico è costretto a sopravvivere nella povertà più assoluta, relegato in quartieri fatiscenti e dimenticati. Tra questi ci sono il giovane Masai Yoshino, nome con cui il protagonista è conosciuto nell'edizione italiana dell'anime, e sua madre. Nel manga e nella versione originale giapponese il ragazzo si chiama Tetsuro Oshino. I due conducono una vita distenti, ma continuano ad alimentare una speranza. Hanno sentito parlare di un lontano pianeta dove chiunque può ottenere gratuitamente un corpo meccanico. Per raggiungere quella meta devono prima arrivare a Megalopolis e una volta lì salire a bordo del celebre Galaxy Express 999, il treno spaziale destinato a compiere quel lunghissimo viaggio attraverso la galassia. Il loro sogno però viene spezzato nel modo più crudele. Gli uomini meccanici, ormai annoiati dalla loro esistenza praticamente immortale, hanno trasformato la caccia agli esseri umani in un perverso passatempo. Le loro vittime vengono uccise e successivamente ibernate, diventando macabri trofei da esibire. Durante una di queste spietate battute di caccia, la madre di Masai perde la vita davanti agli occhi del figlio mentre lui riesce a fuggire per un soffio. Rimasto completamente solo, il ragazzo viene soccorso da una misteriosa donna di straordinaria bellezza. Nell'edizione italiana è conosciuta come Maisha Okoshino, mentre il suo nome originale giapponese è Maetel. Il suo volto ricorda incredibilmente quello della madre appena scomparsa, un dettaglio che colpisce profondamente Masai. La donna gli rivela di possedere un biglietto gratuito per il Galaxy Express 999 e gli propone un accordo. Gli permetterà di partire verso Andromeda, il pianeta degli uomini meccanici, a patto che lui la accompagni per tutta la durata del viaggio. Pur senza sapere cosa lo aspetti lungo il cammino, Masai accetta la proposta, dando così inizio all'avventura che cambierà per sempre la sua vita. Il protagonista, Masai, fugge da un mondo altamente diseguale, un classismo capitalista ancor più estremo del nostro, eppure così familiare a noi perché sappiamo che sarebbe andata esattamente così. Esattamente come nella corsa allo spazio non si è aperti a tutti, bensì è riservata ai ricchi che fanno gite nello spazio mentre milioni muoiono di fame. Sappiamo bene che se venissero ideate ed elaborate tecnologie cyberpunk, esse sarebbero riservate per i più ricchi e solo le briciole arriverebbero, eppure molto in ritardo, ai poveri. Così, nella storia, la Terra è divisa tra ricchi che hanno dei corpi robotici e i poveri che non ne hanno. Ma i ricchi non sono solo fisicamente invincibili e più forti grazie ai suddetti corpi, essi hanno anche più potere legalmente. I ricchi fanno una vera e propria caccia all'uomo, possono liberamente uccidere i poveri, prenderne i corpi, farci quello che vogliono. Come tutte le distopie migliori, qui si sta parlando di ciò che già succede nel nostro mondo, in cui i ricchi riescono, grazie a lobbying e corruzione, a creare leggi ad personam ed essere immuni, quindi, dalla mano legale.
E se anche dovessero violare la legge, i borghesi riescono a pagare interi studi legali per trovare la Azzeccagarbugli che li salva, oppure pagare un multone ed evitarsi il carcere. Voglio dire, signori, Issei Sagawa non si è fatto un giorno di carcere. Neanche uno. E nella lista di Epstein nessuno degli implicati è stato arrestato. Non dico condannato, arrestato. E pensiamo a come i politici 100 vengono beccati a fare qualcosa di illegale, chissà come e chissà perché nel giro di qualche mese tutto finisce nel niente. La disuguaglianza socio-economica e il potere della borghesia terrestre in questa distopia cyberpunk di fatto creano un tecnofeudalismo non dissimile da quello di Palantir, Oracle e Tesla, in cui pochi oligarchi si spartiscono come feudi intere nazioni, decidendo le leggi tra di loro. Vi ricordo che se una legge è popolare, ad esempio negli Stati Uniti, la probabilità che venga approvata effettivamente al Congresso è del 50%. Se è invece popolare tra i ricchi, la legge sarà approvata al 90%. La disuguaglianza politica e fisica diventa anche esistenziale e motivo di invidia da parte di Masai. Masai ha perso il padre, ha perso la madre, viene costantemente minacciato di morte dal freddo universo di Galaxy Express. Per lui sfuggire alla morte, ottenere la vita infinita materiale, è una salvezza, e i ricchi hanno questa salvezza. I loro corpi robotici non invecchiano, non sentono caldo o freddo, sono difficili da distruggere e, finché non viene distrutto il cranio, dove risiede il cervello, sono sempre riparabili. Ottenere un corpo robotico è per Masai il modo di esorcizzare la sirena dello spettro materno, che lo chiama continuamente alla consapevolezza della sua mortalità. Ma c'è un rovescio della medaglia. Il fatto che i corpi robotici siano associati ad una malinconia, una tristezza, una vita fredda, non è una semplice scelta registica per rappresentare il metallo calcolatore del cyborg. È una metafora esistenziale. Perché per ottenere quel corpo robotico devi strapparti la parte organica. Insomma, per ottenere questa freddezza devi perdere qualcosa di caloroso, di umano. I corpi robotici costano moltissimo. Se sei arrivato ad ottenerne uno, cosa hai fatto per avere tutti quei soldi? A cosa hai rinunciato? La maggioranza ci arriva perché è ricca, perché è stata spietata, rinunziando ai 3 grandi nemici del capitalismo: amore, passioni e religione, in favore del dio denaro, dello stacanovismo, tema assai sentito in Giappone. Alcuni ci arrivano nella perdita del trauma, della guerra che gli ha strappato la carne, ma tutti loro hanno perso i loro legami umani. Perché in un mondo di umani, essere un cyborg che vive in eterno significa rimanere indietro, mentre gli altri vanno nel grande oltre, che è la morte. Questo problema lo esperivano i nostri bisnonni: arrivare in età adulta, sposarsi, fare figli e vedere la maggioranza di loro non arrivare in età adulta, uccisi da guerre, malattie, incidenti e stenti. Per tutto il viaggio, Masai porta sempre con sé il vecchio plaid della madre, un cappello a larghe falde e una potente pistola capace di distruggere i corpi meccanici. Questi ultimi 2 oggetti gli vengono donati dalla madre di Toshiro Oyama, il celebre inventore dell'Arcadia e storico compagno di Capitan Harlock, che vede in lui lo stesso spirito coraggioso del figlio. A bordo del Galaxy Express 999, Masai attraversa mondi completamente diversi, vivendo avventure che cambiano poco alla volta il suo modo di vedere la realtà. Durante il viaggio incontra numerosi uomini macchina, riesce anche a vendicare sua madre uccidendo il conte meccanico responsabile della sua morte, ma tappa dopo tappa comprende che il corpo meccanico che tanto desiderava non rappresenta la felicità. Molti di coloro che hanno rinunciato alla propria umanità, infatti, vivono nel rimpianto, consapevoli di aver perso emozioni e sentimenti in cambio di un'esistenza quasi eterna. Anche Maisha continua a nascondere un segreto. Durante una sosta su Plutone visita il luogo in cui vengono conservati nel ghiaccio i corpi umani originali, lasciando intuire che anche il suo passato è legato a quel destino. Esiste qualcosa che accomuna praticamente tutte le opere di Leiji Matsumoto. Non importa che si tratti di pirati spaziali, di treni che attraversano galassie o di pianeti lontanissimi. Alla fine i suoi racconti parlano sempre della stessa cosa, la stessa medesima cosa, dell'uomo.
Per Matsumoto il futuro non è mai stato una promessa, non è il luogo in cui ogni problema viene risolto grazie alla tecnologia o al progresso, è piuttosto una sorta di specchio, uno specchio capace di riflettere tutto ciò che siamo, nel bene e nel male. Le sue città sono immense, sì, le sue astronavi attraversano l'universo e le macchine sembrano aver superato ogni limite immaginabile, eppure in mezzo a tutta questa grandezza i suoi personaggi continuano a sentirsi soli, continuano ad avere paura, continuano a piangere perché hanno perso, continuano a cercare un motivo per andare avanti. È quasi come se Matsumoto volesse dirci che il progresso può cambiare il mondo, ma non cambierà mai il cuore dell'uomo. Possiamo costruire città più grandi, viaggiare più lontano e perfino sognare di vivere per sempre, ma nessuna invenzione potrà cancellare ciò che ci rende profondamente umani. Questa è la convinzione che dà vita a Galaxy Express 999, perché quel treno non attraversa soltanto lo spazio, attraversa le speranze, le paure e le contraddizioni della nostra stessa esistenza. Ogni fermata diventa un incontro con una diversa idea di felicità. Ogni pianeta rappresenta un modo differente di affrontare la vita e Tetsuro, o Masai se volete, senza nemmeno rendersene conto, sta compiendo il percorso che ognuno di noi affronta dal giorno in cui nasce. Un viaggio fatto di incontri, di perdite, di illusioni che si infrangono e di domande a cui forse non esiste una vera risposta. Prima ancora di raccontare una storia, Matsumoto ci invita a osservare l'essere umano da ogni angolazione possibile, come se ogni pianeta fosse una parte della nostra anima e ogni viaggio un'occasione per capire un po' di più chi siamo veramente. L'immortale lui va avanti, ma tutti i suoi parenti muoiono. I suoi amici, i suoi amori, i suoi figli, nipoti, pronipoti, fino a dei discendenti così lontani che non c'è alcuna relazione mentale. Questa è la perdita finale per ottenere questa immortalità. Il sacrificio che il genio ha chiesto per esprimere un desiderio, che alla fine è una condanna e tortura. Se noi vediamo gli immortali robotici della serie, sono tanto più anziani e peggio stanno. Laddove possono sopportare i primi secoli, anche bene, che cos'è una vita prolungata per migliaia e migliaia di anni, mentre attorno a te quasi nessuno arriva al secolo? Non puoi affezionarti a nessuno, devi startene in disparte. Ora, ben lungi tutto questo dall'essere realistico, non esiste alcuna immortalità biologica e il concetto di senescenza negabile, altamente frainteso da certi cultori della fantascienza pop, è stato ampiamente rivalutato in tempi recenti. Non esistono animali immortali, molto banalmente perché qualcosa o ti uccide, prima o poi, ma anche perché non esiste una macchina perfetta. Tutto prima o poi si inceppa, e più sofisticato un sistema è, prima si inceppa e più difficile è da riparare. Anche le ipotesi di sostituire pezzi del corpo con macchine non regalano certo l'immortalità, le macchine si rompono tanto quanto, e il cervello non può essere caricato su un computer, ciò creerebbe un doppio e non certo una ricetta per l'immortalità. Possiamo dunque lasciare le chimere immortaliste dove meritano di stare, ovvero sia nella distopia. L'entropia ci impedirebbe in ogni caso di vivere in eterno come corpi fisici in un mondo fisico, imperfetto e limitato. Ma se mai potessimo anche vivere all'infinito, sarebbe agonizzante. Tutto prima o poi verrebbe a noia. Tutto prima o poi rifatto 20 miliardi di volte. L'uomo, obbligato o a resettarsi la memoria, cosa psichiatricamente impossibile senza ledere la persona, oppure drogati da psichedelici soma, pur di sopportare una vita infinita. Aveva ragione, infine, il vecchio del secondo episodio. Tutte le persone che ho conosciuto che non sono morte quando dovevano, per via del loro corpo meccanico, sono degli infelici. Penso che la cosa migliore sia che la gente viva e muoia naturalmente. La morte non è dunque una nemica, bensì una sorella dell'umanità, e che lo scopo della filosofia e della vita è vivere consapevoli e preparati. Preparati alla vita e preparati alla morte, e che ognuno debba morire a suo tempo, senza allungare in un accanimento collettivamente terapeutico un numero immaginario privo di significato.
poiché 100 sono i giorni da pecora, uno da leone. Parimenti, Masai deve accettare la propria mortalità e la morte della madre, senza inseguire i fantasmi del passato. Ma se l'immortalità è il grande esperimento filosofico immaginato da Matsumoto, perché raccontarlo proprio attraverso un viaggio in treno? Perché non scegliere un'astronave qualsiasi, una nave spaziale o un semplice racconto di avventura? Beh, la risposta probabilmente è nascosta proprio nella natura del viaggio stesso. Seguitemi e provate a immaginare nella vostra mente quello che sto per dirvi. Tutti, almeno una volta, abbiamo preso un treno. Ebbene, quando saliamo, sappiamo bene o male dove siamo diretti, ma non abbiamo un reale controllo, non sappiamo quello che accadrà lungo il percorso. Le persone salgono e scendono, alcune restano con noi per poche fermate, e come gli stessi paesaggi che scorrono fuori dal finestrino è molto probabile che non le rivedremo mai più. Si tratta del migliore esempio che potresti fare per descrivere cosa sia il viaggio della vita. In fondo, non è esattamente ciò che accade anche nella nostra esistenza? Matsumoto trasforma questa immagine in qualcosa di straordinario. Il Galaxy non attraversa soltanto lo spazio, ogni pianeta custodisce una storia diversa. Ogni incontro mette Tetsuro davanti a un nuovo modo di intendere la vita. Lui matura e cresce durante questo percorso, esattamente come si fa nel corso della vita. Esistono mondi in cui il denaro vale più delle persone, altri in cui il progresso ha cancellato ogni forma di compassione, altri ancora in cui gli uomini hanno inseguito i propri desideri fino a diventarne prigionieri. Nessuno di questi pianeti rappresenta semplicemente un luogo da visitare e basta. Sono le varie visioni del nostro mondo, esperimenti morali. È come se Matsumoto prendesse una domanda alla volta e le desse la forma di un intero universo. Che cosa accade quando il potere diventa l'unico valore? Che cosa resta dell'uomo quando ogni emozione viene sacrificata in nome dell'efficienza? Che cosa succede quando il desiderio di vivere per sempre diventa più importante della vita stessa? Il treno continua a correre. E se non sali in tempo e ti lasci trattenere da un pianeta, così come quando ci fossilizziamo su un problema della vita, lui ti lascia indietro e continuerà senza di te, abbandonandoti lì, perché la vita va sempre avanti, nonostante tutto, nonostante tutti. Le vere distanze qui non vengono misurate in chilometri o anni luce, ma appunto nella crescita interiore del protagonista. Tetsuro parte con una meta precisa, convinto che la felicità si trovi da qualche parte, alla fine dei binari. Ma, fermata dopo fermata, comprende qualcosa che riguarda anche noi. Le persone che incontriamo, le scelte che compiamo, le delusioni che ci segnano e perfino il dolore che vorremmo dimenticare non sono ostacoli lungo il cammino, sono parte stessa del cammino. La destinazione, quasi senza che ce ne accorgiamo, smette di essere la parte più importante del viaggio, perché quando il Galaxy Express arriverà alla sua ultima fermata, ciò che conta davvero non sarà il luogo raggiunto, ma la persona che Tetsuro sarà diventata nel frattempo. Ed è proprio qui che il treno di Matsumoto smette definitivamente di essere un mezzo di trasporto, diventa l'immagine stessa della nostra vita. Tutti saliamo a bordo senza aver scelto il momento della partenza, tutti incontriamo persone che lasceranno un segno, tutti siamo costretti prima o poi a salutare qualcuno che scende dal nostro stesso vagone. E forse la grande lezione di Galaxy Express 999 è proprio questa. Non possiamo decidere quanto durerà il viaggio, ma possiamo decidere con qual cuore attraversarlo. Finalmente il treno raggiunge Andromeda, dove Masai scopre l'orribile verità. Il pianeta è governato da Prometheum, la regina dei 1000 anni, madre di Maisha e di Esmeralda, e l'intero impero meccanizzato sopravvive grazie al fuoco vitale degli esseri umani trasformati nel combustibile che alimenta quella gigantesca macchina. Inoltre Maisha e Prometheum condividono una profonda simbiosi mentale che rende ancora più difficile ribellarsi al destino imposto dalla regina. Quando arriva il momento di ricevere il suo corpo meccanico, Masai scopre di essere stato ingannato. Non verrà trasformato in un uomo macchina, ma in una semplice vite destinata a diventare parte dell'enorme sistema che mantiene in vita Andromeda.
A quel punto Maisha decide di tradire sua madre. Con l'aiuto di Menou sostituisce Masai con una falsa vita e lanciando il proprio pendente nel centro di controllo del pianeta, libera il dottor Ban che blocca il sistema e permette al fuoco vitale degli esseri umani di tornare libero. Privato della sua fonte di energia, l'impero meccanizzato collassa definitivamente. Dopo aver salvato Masai e assistito alla fine di Andromeda, i due sono costretti a separarsi, salutandosi con la speranza che quello non sia un addio, ma soltanto un arrivederci. Nel finale della serie televisiva, Masai e Maisha raggiungono finalmente Andromeda, il luogo che per tutto il viaggio aveva rappresentato la promessa di una nuova vita. È qui che il ragazzo dovrebbe ottenere il tanto desiderato corpo meccanico, ma una volta arrivato si rende conto che la realtà è ben diversa da quella che aveva immaginato. Gli uomini macchina vivono immersi nell'ozio, privi di veri obiettivi e ormai svuotati dall'immortalità. Quella perfezione che Masai inseguiva si rivela soltanto un'esistenza vuota e così prende la decisione più importante della sua vita: rinunciare al corpo meccanico e restare umano. Prometheum, che aveva progettato di sfruttare la sua intelligenza per espandere il dominio dell'impero meccanizzato, non accetta il suo rifiuto e ordina immediatamente di eliminarlo. Ancora una volta però, Maisha sceglie Masai invece del proprio destino. Con l'aiuto del padre, il dottor Ban, custodito nel pendente che porta sempre al collo e combattendo al fianco del ragazzo, riesce a distruggere Prometheum e a decretare la fine di Andromeda. La serie lascia inoltre un ultimo mistero irrisolto. La vera natura di Maisha non viene mai spiegata apertamente, ma diversi indizi fanno pensare che possieda alcune parti cibernetiche, come dimostra il fatto che il tempo sembra non avere alcun effetto su di lei. Maisha o Maisha, se preferite. Questa figura, più di ogni altra, sembra sfuggire a qualsiasi definizione. Chi è davvero Metal? Una compagna di viaggio? Una guida? Una madre? Un'amica? Forse il motivo per cui è così difficile descriverla è che Matsumoto non voleva creare semplicemente un personaggio, ma qualcosa di molto più grande. Osservando il suo comportamento episodio dopo episodio, ci si accorge che Metal assomiglia incredibilmente alla vita stessa. La vita ci prende per mano senza mai spiegarci dove ci sta portando. Ci mette davanti a persone che cambieranno il nostro destino e ad altre che spariranno senza lasciarci il tempo di salutarle. Ci regala momenti di felicità assoluta, per poi ricordarci senza alcun preavviso che nulla è destinato a durare per sempre. Eppure continua ad andare avanti, proprio come quel treno che non interrompe mai la sua corsa. Anche Metal è così. Non promette mai a Tetsuro che tutto andrà bene, non gli dice che il viaggio sarà facile, non gli evita il dolore. Perché sa che esistono sofferenze che nessun altro può affrontare al posto nostro. Si limita a restargli accanto, lasciando che sia il mondo a insegnargli ciò che nessuna parola potrebbe mai spiegare. È un modo di amare incredibilmente profondo, perché rinuncia al controllo, non sceglie al posto nostro, non ci impedisce di sbagliare, non ci protegge da ogni ferita. Ci offre soltanto il tempo necessario per diventare le persone che siamo destinati ad essere. È per questo che Metal porta con sé un velo di malinconia. È la malinconia di chi sa che ogni incontro è destinato a finire, che ogni viaggio prima o poi arriva alla sua ultima fermata, che ogni legame, per quanto profondo, dovrà confrontarsi con il tempo. Ma invece di disperarsi davanti a questa consapevolezza, continua a camminare, continua a salire su quel treno, continua a guardare fuori dal finestrino perché ha capito qualcosa che Tetsuro comprenderà soltanto alla fine del suo cammino. La bellezza della vita non nasce dalla promessa che durerà per sempre, nasce dal fatto che, proprio perché è fragile, ogni istante diventa irripetibile. Questo è il dono più grande che Metal lascia al protagonista, uno sguardo nuovo con cui guardare il mondo. Dopo la distruzione del pianeta, il Galaxy Express 999 torna alla stazione precedente. È lì che le strade dei due protagonisti si dividono. Maisha sale sul Galaxy Express 777 e riparte verso lo spazio, dove al suo fianco si intravede un altro giovane bisognoso di aiuto, proprio come lo era stato Masai all'inizio del suo viaggio. Lui, invece, fa ritorno sulla Terra a bordo del Galaxy Express 999, portando con sé tutto ciò che ha imparato lungo il cammino. È un finale dolce amaro che chiude la storia senza spezzarne davvero il filo, lasciando la sensazione che il viaggio del Galaxy Express non finisca mai davvero, ma continui a incrociare il destino di chi da qualche parte nell'universo ha ancora bisogno di trovare la propria strada.
C'è però un dettaglio che negli anni ha fatto discutere molti appassionati: la cronologia dell'universo creato da Leiji Matsumoto. La vicenda viene collocata nel 2021, ma questa scelta si concilia con difficoltà con le altre opere dell'autore come Capitan Harlock e le altre serie realizzate successivamente. Nella stessa storia viene raccontato che sono serviti più di 100 anni per rendere Marte abitabile, un'informazione che mal si adatta agli eventi delle altre opere, ambientate generalmente tra l'inizio degli anni 2000 e un futuro molto più lontano, spesso intorno all'anno 3000. Per questo motivo molti ritengono che la data del 2021 sia stata una scelta narrativa poco felice, probabilmente decisa prima che l'universo di Matsumoto assumesse una continuità più definita. Spostare gli eventi qualche secolo più avanti, come avviene ad esempio nel film, avrebbe reso l'intera cronologia molto più coerente. Eppure, al di là di queste incongruenze, Galaxy Express 999 continua ancora oggi a essere ricordato per ciò che ha saputo raccontare. Non una semplice avventura nello spazio, ma un viaggio alla scoperta del valore della vita, dell'umanità e delle emozioni. Perché alla fine la vera destinazione del Galaxy Express non è mai stata Andromeda, ma il cuore di chi ha avuto la fortuna di salirci a bordo. Ma dunque, se l'immortalità non è la risposta, allora cosa stava cercando davvero di dirci Leiji Matsumoto? La risposta forse è molto più semplice di quanto sembri. Per tutta la vita l'essere umano ha cercato di allungare il proprio tempo, convinto che vivere di più significhi vivere meglio, ma Galaxy Express 999 ribalta completamente questa convinzione. Non è la quantità del tempo a dare valore alla nostra esistenza, è il modo in cui scegliamo di riempirlo. Un giorno vissuto con coraggio, con amore, con autenticità può valere più di un'eternità trascorsa senza provare nulla. È una riflessione che va ben oltre la fantascienza, riguarda ciascuno di noi, perché in fondo, anche senza un corpo meccanico, inseguiamo continuamente piccole forme di immortalità. Cerchiamo di fermare il tempo, di rimandare ciò che conta davvero, di convincerci che ci sarà sempre un domani per dire quella parola, fare quel viaggio, abbracciare quella persona o inseguire quel sogno. Viviamo come se il tempo fosse una risorsa infinita, dimenticando che è proprio il suo limite a renderlo prezioso. Matsumoto non ci chiede di smettere di avere paura della morte, sarebbe impossibile. Ci invita piuttosto a smettere di lasciare che sia quella paura a decidere il modo in cui viviamo. Perché una vita vissuta soltanto per sfuggire alla fine è una vita che finisce per non essere vissuta davvero. Quel treno non ci conduce verso il luogo in cui diventare immortali. Ci accompagna fermata dopo fermata fino a farci comprendere che il vero traguardo non è aggiungere anni alla nostra esistenza, ma aggiungere esistenza ai nostri anni. E quando i titoli di coda scorrono sullo schermo, ci accorgiamo che il viaggio di Tetsuro non appartiene più soltanto a lui. Appartiene a chiunque abbia amato, sofferto, perso qualcuno, ricominciato da capo o semplicemente cercato un senso nel tempo che gli è stato concesso. Perché questa è l'eredità più grande che Matsumoto ci ha lasciato. Non insegnarci come vivere per sempre, ma ricordarci perché vale la pena vivere, anche sapendo che un giorno il nostro viaggio arriverà alla sua ultima fermata.